È tipo un esorcismo? No. No, nulla a che vedere, non è non è un esorcismo. In pratica entri a contatto con la persona che è dentro di te, tu manco te ne accorgi, tu è come se entri in uno stato di in trance. Quando io ti tiro la persona su di te, tu è come se tu non ti ricordi nulla. Ma è sporadica sta cosa o succede di frequente? No, è rara, non è sempre. È capitato poche volte. Sì. Tipo, cioè, e poi devi essere anche bravo ad accorgerti di questo. Ma le anime cattive nel senso perché sono state cattive anche qui da vivi oppure è una predisposizione quando si va nell'aldilà? No, è una predisposizione quando sono nell'aldilà. Quindi diventano cattivi nell'aldilà? Sì. Ma perché sono arrabbiati per qualcosa di incongruo? No, o perché ci sta qualcuno che sceglie tu sei buono? No, ti spiego, spesso c'è chi, al contrario di noi, gioca, nel senso inizia a fare giochini e giochetti in maniera sbagliata. La maniera sbagliata del giochino, cioè e il giochetto ci lo chiamo io, porta al negativo. Quindi ti trovi di fronte. Porta, diciamo, tra virgolette, porta ad innervosire. Bravissimo, la persona. Nel senso che mi stai prendendo in giro. Bravo. Cioè, è come se io oggi, persona fisica, prendo in giro te persona fisica. Tu ci può stare lo scherzo quei 5 minuti, appena ti girano, inizia a sfasare. Anche loro perdono la pazienza. Ed è lo stesso identico modo. Loro preferiscono rimanere nascosti o vorrebbero farsi vedere? No, da tutti no. Tutti no. Perché sennò diventerebbe. Cioè vogliono che tutti sappiamo che loro esistono. Questo sì. Sì? Questo sì. Questo lo vogliono, ma lo vogliono in maniera normale. Nel senso senza la paura di vedere e scappare. Cioè io vedo, ma allo stesso tempo è come se per me è normale, ad esempio. Per te sì. Loro no, dicono Ecco. io mi voglio mostrare ma tu però non devi scappare. Tu non devi scappare. Cioè tu mi vedi, io mi mostro. Ma perché ti faccio paura? Perché c'è qualcosa che non conosciamo, quello. Bravissimo. Ma loro al contrario di loro di riescono me, a percepire di te, quando di può. un altro, riescono a percepire, Cioè, riescono a vedere. E come mi stai facendo capire una cosa, quindi loro si mostrano dove, come e quando vogliono. Certo. A chi vogliono soprattutto. Sì. Cioè quindi se andiamo in indagini e lui è capace che io veda una cosa e lui no. Ovvio. Questo si spiega nelle nebbie. Sotto forma tipo nebbiolina si manifestano. Pure. Nebbiolina, ombre, raffichi di vento, Però senza che c'è il vento. alla miniera, minchia. I raffichi di Perché sempre vento. nella miniera lì io ho avuto la nebbia che è passata, cioè a distanza, comunque sia stavo inquadrando col telefono, però il telefono non ha registrato, perché? Allora, le apparecchiature, anche in questo, molte volte, ad esempio, ti è mai capitato quando, ad esempio, fai una foto e sulla foto è una foto cioè, normalissima, cioè tu non vedi nessuno sfondo, nessuna cosa. Quando ingrandisci la foto è come se vedi una sagoma. Sì. Questo è uguale. È perché loro vogliono. Bravissimo. Questo Ok. è uguale con le apparecchiature. Ok.
Cioè Come cioè, tu potresti fare pure, la bambina. Sì. cioè tu potresti anche fare un'uscita di 2 ore, registrare tutto quello che tu vedi e quando tu vai a vedere il video ti può anche capitare che tu non vedi nulla sul video. Sì, sì, beh, capita spesso, capita. Bravissimo. E ecco perché vedi, Cioè loro sono lì ma non vogliono mostrare. una cosa che tengo a precisare è per chi vede, per chi vedrà c'è l'intervista, cioè vedi la parola, quando usa la parola pazzo, no, perché non è che cioè, perché io vedo una cosa sono pazzo. Cioè, a parte questo, se io so che tu, tra virgolette, non credi, io ti lascio in pace. Io non mi metto a dirti no, c'è di credere, no, di questo, no, è quello, no. E loro non insistono mai su questo punto. No. E appunto per tornare al discorso di come viene etichettato, diciamo, nei commenti sei stato etichettato come chi diceva pazzo, chi diceva anche Ciarlatano, sì, l'ho no, visto. ma chi diceva anche sensitivo. Sì. Tu come ti definiresti? Sensitivo, un medium, puoi Allora, spiegarci la sinceramente, ti dico la differenza? verità, io una definizione vera e propria non me la sono mai data. No? No, al contrario di altri che gli basta una visione e già si attribuiscono il titolo di medium, io ho cioè una visione per chi mi conosce e per quei pochi che sanno quello che io vedo. Questo è molto importante ragazzi, perché io Mario, diciamo, prima di intervistarlo comunque sia, abbiamo detto già nel video, è un amico e sono 7 anni ormai più o meno Sì. che ci conosciamo e non ha mai parlato su questa cosa, quindi lo No, sappiamo da poco, quindi posso confermare quello Cioè, che sta dicendo. per quei pochi c'è che sanno, perché io di solito vedi chi è furbo nel senso cioè che capita la cosa si accorge subito, perché ad esempio quando io inizio già a vedere ad esempio anche la semplice persona, no? Mhm. Tipo Donato arriva, mi presenta l'amico Tizio e quando tu già mi vedi messo così ti guardo, sto zitto perché io di solito sono uno che parla molto. Quando mi vedi in silenzio così e che inizio a fare tipo dalla testa ai piedi così, già io c'ho chi mi sta spiegando la persona, Chi è davanti? quindi io so già a prescindere chi ho davanti. Può essere un bene come può essere pure un male, perché molte volte ti dico la verità, cosa che apro e chiudo parentesi, molte volte nonostante ciò mi si dica non ascolto, io ci devo sbattere la testa, questo lo dico. Mhm. Molte volte me lo dicono prima, ma io sono non così si- testardo che sono sempre, ripeto, un essere umano, Le cose non si imparano fin quando non ci si bravissimo, conosce. e quindi ci devo sbattere la testa io, quindi non gli do ascolto, ma non ci sbatto la testa, devo essere Ritorniamo sempre consapevole al discorso del che, destino, bravissimo, che arrivo e mi devo sentire dire, te l'avevo detto, come fa tua madre, come fa Sì, sì. chiunque. Adesso però mi è venuta da prima che ci sto pensando una... non saprei neanche come chiedertelo, però dal punto di vista, quando tu vedi, hai mai chiesto da quanti anni sono, tra virgolette, come lo possiamo chiamare? Lo possiamo chiamare limbo, non avrei neanche una definizione esatta da dargli, però l'entità che... Ma tu puoi chiamarlo, cioè ognuno di noi può chiamarlo col nome che vuole, cioè questo
Cioè, se Tu tu... stai dicendo cioè, che c'è un piano dimensionale? No, no, lui quello La che... Cioè, persona io dove sta? ho capito quello che vuole dire. l'entità che ha Cioè, conosciuto più anziana, diciamo, dai. bravissimo, cioè, ecco, Ah, lui vuole dire, ci voleva dire, cioè, da quanti anni... Da Allora, quanti anni è deceduto, diciamo? sì. Premetto una cosa. Spesso quando hai qualcuno di caro che parte sfortunatamente, molti ti dicono ah, l'ho visto. Io non ti dico no, ti dico la verità, non ti dico no. Non mi sento falso, ma non perché tu dici perché non mi dici la verità. Perché, come ti spiegavo poc'anzi, cerco il modo di farti meno male. Mhm. Ma l'anima matura, quelli che molti, cioè chi si crede, tra virgolette, a volte medium, ecco perché ti dico, io non mi sono mai definito né medium né veggente, né... Io sono poche le persone e credimi che lui dopo 7 anni lo sto scoprendo adesso. Voi siete fortunati, l'avete scoperto subito. Chi- E i telespettatori. Dico, cioè, se tu vedi, cioè, parlo con molta naturalezza perché proprio per me è normale. Mhm. E ti dico la verità, cioè, ho accettato perché è lui. Fosse Se stato un altro. per me era no. Siccome è lui, cioè, subito sono andato di mi rispondere, non mi ha obbligato, questo lo voglio chiarire, non mi ha obbligato, Nessuna minaccia. no, l'ho fatto di mia spontanea volontà, ma non mi sono mai definito, cioè non mi sono mai dato io stesso una definizione. Ah, questo è Mm, importante sì. perché chi non lo sa, che guarda per curiosità, lui sa più o meno come rapportarsi. Bravissimo. E come, cioè, come lui sa, cioè, ho letto pure io, no, parlo di lui. No, io sento rumori là. Ah, Questo è il rumore. sì, no, sento pure io il rumore quando parlavo di lui là. Come lui sa, cioè, sono anche io su internet, quindi guardo anche io i commenti e ti dico la verità, quando leggo i commenti non sono il tipo che... Ormai ti sei fatto... No, ormai cioè, ci rido sopra, quando qualcuno dice che sono pazzo, qualcuno dice che sono ciarlatano, ci rido sopra. Sì, sì. O qualcuno mi dice, cioè, tipo esempio che ho visto il commento che mi è rimasto, cioè, in mente, cioè, ah, ma non ride. Ah. Ma se io vado in un'indagine, non vado in una serata a divertirmi, vado in un'indagine, mi concentro sulla serietà nel vedere il più possibile, che poi ce ne saranno altre indagini e mi vedrai anche a ridere, perché sono spontaneo così. Sì. Visto che Mario l'ha tirato in ballo, lo vedrete con noi in qualche indagine. Sarà il nostro capo Lo volevo dire alla fine, ma visto che l'ha tirato in ballo, Io ti leggo prima ancora che tu parli. lo volevo dire alla fine. Ma io ti leggo prima ancora che tu parli, come vedi. No, è una cosa che ci tengo a precisare, a prescindere da chi ci sta, perché quando sei sui social sono cioè, consapevole che ci sta chi ti attacca nel male e chi nel bene. Sono là tranquillamente, mi si può attaccare nel bene, nel male ci rido sopra, perché al contrario di chi pensa che non rido, ci rido sopra. Una cosa che ci tengo a precisare è che chi come me ha questo, chiamiamolo dono, di vedere, di sentire cose varie, la cosa che mi fa imbestialire a volte è la persona che
finge di essere medium solamente per lucro. Ce ne stanno. Lucro, e ce ne sono molti. Questo mi piace, cioè, voglio sottolinearlo, che chi come me vede, sente e quant'altro non chiede soldi a nessuno, lo fa semplicemente con lo scopo di aiutare, non chiedono soldi. Altra cosa fondamentale, anche a me capita molte volte di guardare su internet veggenti, guaritori che rimpiazzano il medico. Questa è una cosa che dico a chiunque ascolta questo canale: il medico non lo rimpiazza nessuno. Cioè, le cure devi seguirle col medico. Se a me dici guariscimi da, io ti rispondo non sono Dio. Se poi mi dici cosa vedi su di me, se posso dirtelo te lo dico tranquillamente, se non posso dirtelo ti dico per lasciarti pulita non vedo nulla e ti lascio pulito. Se io invece vedo una cosa che devo dirti, te la dico io stesso. Però comunque non sei in grado di, Sì. non saresti comunque in grado di poter guarire o di... Assolutamente, cioè molti lasciano credere che diventano guaritori o diventano... No, assolutamente no. Questo c'è una cosa che sia chiara. Io stesso vado dal medico quando sto male, Ma non mi guarisco io stesso, ma vado dal medico. Sì. ma un'altra cosa, mo, una domanda, tipo, ma tu te li trovi a casa che ti aspettano? Io vedo, sì, Ti aspettano? ti dico sì. Non vengono dietro a te, ti aspettano. No, ce li ho con me e mi aspettano anche a casa. Ma tu scusa, Spesso se sento il desiderio e il bisogno di andare a casa, perché Proprio è per come se parlare. mi chiama. Ok. Io invece adesso mi stavo immaginando la situazione, torni a casa stanco da lavoro, una giornata stressante, bam, vedi non ti è mai venuta voglia di dire oh, vai, torna domani. Sì, ma Non lo fa. Non lo faccio. Ma generalmente Non lo fai tu? Non lo faccio io. Ah, ok. Non li ascolti? Perché non lo faccio? Perché se decide di parlarti, vuoi o non vuoi, starai sveglio. Ah, Questo sappilo. Vuoi o non vuoi, starai sveglio. Infatti, Donato mi conosce, sa dormi poco. quando dormo io. dove niente non dormo. Pochissimo, Non so come caspita fare. pochissimo. Proprio poco. A volte arrivo a casa distrutto, stanchissimo. Dico, arrivo, doccia, manco mangio, me ne vado a letto. Non ce la fai. Mi metto sul letto. Ma mi faccio il Padre Nostro e l'Ave Maria. Ascolto la radio, diciamo. Ascolto. Radio al di là. Sì, ascolta, fino a quando ci sono volte che crollo, ma capiscono che Sì, ma quando loro tu li vedi diciamo nella giornata sono sempre lì. ma io già ad esempio quando sono entrato nella conversione, quando sono entrato a casa dove io ora, sono entrato a casa mia, purtroppo venivo da quel periodo che ho spiegato precedentemente, che ho vissuto dopo il sogno che ho fatto, e ho vissuto quello che avevo già visto. Quindi io non ho guardato casa, io ho preso quel tetto dove stare e era una vecchia casa che ho tutto rimesso a posto. Appena ho messo piede a casa, l'indomani mattina, ho chiamato il proprietario di casa e ho detto scusami, chi è morto qua dentro?
Mi fa, Scusate ragazzi, rido, ma mi fa, perché me lo chiedi? Dico perché l'ho vista, dico, nella sala da pranzo. E lui mi fa, sì, effettivamente è morta la signora, mi ha detto il nome. Dico, e perché non mi ha detto, dico, prima? Dico, sì, ma che l'ha detto? Dico, è lei! Magari ti va a dire, questo è pazzo. Poi invece, col tempo... ci ha parlato con questa signora, quindi. Sì, ma io, cioè, mi ha spiegato... E non è gelosa che tu sei a casa sua? No? No, perché ama che io sono a casa sua. E quindi c'è, parlando poi c'è con la proprietaria di casa, mi ha un po' spiegato, cioè, che tutto quello che avevo visto era realmente, cioè, successo. E la cosa strana è che qualche mese dopo, in un'uscita che ho fatto, da persona normale, mi ritrovo in una serata con delle amiche e di fronte a me c'era una ragazza e io gli faccio, sta ragazza la conosco, so come si chiama. La mia amica mi fa, ma tu non l'hai vista mai? Dico no, dico so come si chiama. E mi avvicino alla ragazza, però avvicinandomi ho cercato i modi per avere l'approccio con la ragazza, per non dargli lo shock immediato, e parlando gli faccio, io ti conosco. Questa volta mi fa, ma non ci siamo mai visti. Dico no, dico, sai, dico io dove abito? Dico, l'ex casa di tua mamma. No. La ragazza gli sono uscite le lacrime e mi fa, come? Dico sì, dico tu, dico, ti chiami... Sì, sì. Dico sei la più piccola? Sì. Hai dico 2 figli? Sì. Ma te come lo sai? Dico lo so e basta. Oggi, cioè attualmente ancora oggi... La signora è ancora dentro casa? Sì. Ce l'ho sempre là. Quotidianamente? Ce l'ho sempre là. Parliamo spesso. E non è arrabbiata che... No. Anzi, Non ho mai chiesto di comunicare con la figlia o che tu faccia da tramite, diciamo. No. no? Perché? No, Secondo te perché in pratica ti spiego subito, in maniera vaga, perché non posso entrare nei dettagli. Ci sono diverse cose che i figli non sapevano, Ok. quindi molte cose non posso spiegarle ai figli. E quindi mi sono solo limitato al fatto che conosco i figli, anche se non li ho mai visti tutti. Cioè, però loro, diciamo, prendiamo il caso della signora, non è che ti dice solo quello che lei prova, cioè ti racconta pure i segreti. Sì. Ma perché hanno questo bisogno secondo te? Come tu hai bisogno di confidarti a qualcuno, loro hanno il bisogno di E confidarsi non a possono qualcuno. confidarsi tra di loro. No. Non comunicano. No, perché tra di loro è come... Giustamente mi è venuta la domanda. Loro si vedono tra loro, parlano tra loro oppure... Si vedono, ma spesso non si parlano tra di loro. Cioè è come se si incrociano. Se fossero in 2 strade opposte. Sì, è come se si incrociano. Poi ci sono quelli che realmente stanno in gruppo, che comunicano, non parlano, ma di tutt'altro, cioè come se è una nuova conoscenza. Mhm. Quindi è come se tu ci conosciamo oggi e parliamo Del più e del meno. del Sì, più e del sì, meno, stop. Però loro poi E non ti hanno mai detto cosa fanno loro di là? mi hanno già detto un po' di tutto. No, di quello che fanno loro. La giornata loro come passa, tra virgolette. Ma giornata perché non la è- giornata
diciamo la che signora. loro è vagante, tipo la signora, tipo... Se ne sta sempre in casa o va in giro? No, io sono tipo sempre in casa, cioè, no, quella la vedo H24, ce l'ho sempre con me. Ah, quindi cioè, la domanda Se, può essere se io, sembrare stupida, però ad esempio, se io scelgo, ti porto un esempio. Donato, se sono amico c'è con Donato e con la moglie, no? Io avevo scelto un tipo di carta da parete, scusami, per il muro. Parlando con sua moglie mi ha dato un altro consiglio. Entrando a casa, la scelta non era quella che ha scelto la moglie di Donato, ma la scelta era quella che avevo scelto io. Mi piaceva di più quella. Io a sua moglie non ho detto no, perché anche a me piaceva quella che lei aveva scelto. Però ho messo quella che io avevo comprato. Perché la piaceva la scelta signora. era quella. Devo scegliere un colore. Sì, piace a me, ma chiedo pure, posso? Ti piace? Sì. Oh cazzo. Cioè sei condizionato proprio però quello che ti sto dicendo, nel senso, loro fanno qualcosa di particolare durante la giornata? vagano e basta. Vagano, osservano e guardano. Molto. Si riposano? Certo. Cioè, quello che vorrei capire io, se... Ragazzi, questa intervista sta dilungando un po' troppo perché comunque sia le cose... Siamo pieni di domande. Allora, se io... A me piacerebbe sinceramente, una volta che vado via, cioè il mio sogno quale sarebbe? Attualmente, poi magari... Ti veda? No, se sono vivo può essere. oh, sei più vecchio di me, magari scelta prima tu, No, dai, la cosa mia sarebbe il mio sogno attuale, poi di qui a 50, 40, 30, non so quanto mi rimane, sarebbe di vedere i miei figli crescere, di vedere se avranno dei figli loro, quindi di stare lì. Però quello che mi piacerebbe sarebbe anche ogni tanto prendere, partire e visitare il mondo. Quindi la mia domanda è questa: loro sono sempre fermi, tra virgolette, in un posto, oppure paf, la signora ti dice ma domani vado in Egitto, No. vuole in Egitto, capito? No, la signora si sposta solo nel momento in cui, visto che in questo caso ha scelto di comunicare con me, se io domani mi parte l'embolo, parto, ritorno in Egitto, me ne vado in lei ti Egitto, segue, lei è con me. Quindi è come se lei si fa la vacanza con me. Cioè, quindi Autonomamente tra però- virgolette loro scelgono con chi restare per il resto. L'unico luogo dove Cioè, scusami Mario, quindi ognuno di noi ha delle entità che gli vanno dietro? certo, cioè, anche se tu non le vedi e non le percepisci, ci siamo? Ma c'è sempre qualcuno con te. Cazzo, mo la domanda te la faccio. Attualmente, cioè, mi hai visto più di una volta. Hai visto entità che stavano vicino a me? Cioè, ovvio che le vedo, Quante erano? Se posso... però non posso dirti chi. No, non voglio sapere Ti dico quante. solo che sono due. Due. Mi sai dire 2 uomini, 2 donne, un uomo, una donna? La curiosità non c'è. Stiamo andando nei particolari, Sì, ragazzi. Ti dico solo che uno è l'uomo, l'altro non vuoi che te lo dica. no? No. Se non Cioè, vuoi. quindi sta parlando in questo momento? Sì. Se ce l'ho vicino Ma a me, uno è uomo. Un consiglio che io do invece a tutti, a prescindere, questo è un consiglio umano, non un consiglio che dici tu vedi e mi dai il consiglio, no. Per quanto riguarda il discorso che tu hai detto precedentemente
mi piacerebbe vedere crescere i figli, partire, questo io lo dico sempre, e lui che mi conosce lo sa, se puoi devi approfittare della vita Attualmente sì. e viverti ogni singolo istante. Quindi secondo te faremo una vita brutta di là? No, io non parlo di questo. No, non ho detto questo. Ma io dico, questo c'è il lato umano che ti parla, cioè nel senso c'è la persona fisica, ti dice a chiunque, io lo dico a chiunque, approfitta, cioè quando puoi, se hai la possibilità e hai la voglia di andare in Egitto in questo caso, fatti il biglietto e parti. Perché Vivi la vita. perché vivite la vita, perché la vita Una. è una. E quell'altra come si può definire allora? L'altra io la chiamo l'aldilà. E basta. Stop. Sei sempre presente, ma tutti non ti vedono. E quindi inizialmente, Che significa tutti non ti vedono? perché non tutti possono vederti. Cioè, è chi come me riesce a vederti che ti vede. Chi Ah no, nel senso, ok, avevo capito che diciamo le entità non potevano vedere. No, Ok. io però, cioè, che chi come me ti può vedere, quindi inizialmente cioè, è come se ti danni, cioè quando io non posso arrivare a toccare qualcosa, a vedere cioè, qualcosa, mi danno a non vedere quella cosa. È come tipo se ho la famiglia a distanza, quindi cioè, non vedo la famiglia tutti i giorni, a parte tramite un telefono, e quindi mi danno a non poter toccare mia madre. Ok. Ci siamo? C'è in questo senso. Che poi ci mi era sfuggito. Stavo parlando il discorso di anime.